Buongiorno a tutti, questa nostra seconda giornata inizia proprio qui dalla Casa da Musica di Porto. Io, come vedete, mi sono preparata in caso di pioggia con la mia tela cerata gialla. Dietro di noi c'è un simpatico parco in cui possiamo ammirare il sedere di una serie di cavalli. La giornata di oggi prevede la visita della Casa da Musica e una serie di altre opzioni in interno. Quindi andiamo! La giornata parte alla grande perché oggi non è possibile fare le visite normali visto che si esibisce l'orchestra filarmonica e quindi è tutto un pochino controllato, ma non disperiamo, torneremo domani, speriamo di avere più fortuna. Nel frattempo ci consoliamo con una bella colazione. Siamo da Ponto 2 a fare colazione e io ho preso un succo ghiacciato di ananas e menta, c'è proprio il ghiaccio dentro. E poi ho preso dei toast con uova e prosciutto. Penso sia la cosa meno dietetica della faccia della terra. E comunque anche le brioche non scherzano. E costa tutto pochissimo. La passeggiata in riva al mare con il vento gelido e l'acqua che arriva, me la sarei anche risparmiata, ma Matteo no, quindi vista la positiva esperienza di ieri riproviamoci. Olè! Niente, non c'è proprio speranza, non solo l'intensità della pioggia sta aumentando, ma l'area per accedere al faro è interdetta, quindi ci vogliono proprio male. La giornata delle beffe continua, abbiamo fatto un sacco di chilometri, cioè eravamo dalla parte opposta della città, per venire a mangiare in questo posto tipico dove fanno delle cose locali buonissime e ovviamente è chiuso, quindi cercheremo un altro posto per mangiare. Questo dietro di noi è il McDonald's più bello al mondo e nel frattempo ci sono anche le proteste dall'altra parte contro le banche, quindi ci troviamo tra l'incudine e il martello, banche e McDonald's. Qui prima c'era il Majestic Café che poi si è spostato nella via centrale e adesso ha preso il suo posto McDonald's, che devo dire è molto bello, è un McDonald's inusuale. È notevolmente migliorato, incrociamo le dita, abbiamo deciso di fare la famosa scalata del ponte, quindi adesso ci imbragano e saliremo fino a 60 metri di altezza là. Sono imbragata, adesso facciamo questa cosa strana, saliamo degli scalini su un ponte. Ragioni di sicurezza non si può filmare mentre si affronta la salita, che comunque è molto impegnativa, sono un sacco di gradini molto faticosi, però siamo finalmente arrivati in cima e la vista è fantastica, una finestrella sport. Vicino a questo ponte, 65 metri sulla città di Porto, e la nostra guida ci ha gentilmente fornito un bicchierino di cioccolato con dentro del vino tipico. Salute. 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 In Portuguese we say when we are in group, a nossa. A nossa. A nossa. E mi mangio pure il bicchiere. Dobbiamo tenerci la telecamera per scendere, vediamo se non ci dicono niente. Ci siamo accorti che c'è un sacco di street art e soprattutto sono tutti fatti bene, molto carini e si vede che sono disegnati da mani esperte.
Siamo al Palacio della Bolsa e naturalmente la sala strafiga, quella che tutti fotografano, è occupata da un evento di blogger a cui ci siamo appena imbucati. No, mangia panini. Durante estes 2 dias. È veramente affascinante, molto molto bello. Purtroppo all'interno non si poteva filmare, però metteremo qualche scatto qua e là delle sale che abbiamo potuto vedere, in particolare la sala araba, super Instagram. Causa diluvio ci siamo rifugiati in un nuovo ristorante. Oggi siamo da Ze Do Prego. Ho preso un panino vegetariano con le classiche chips che qua portano con gli hamburger. Buono, mangiamo. Buongiorno Porto, è il nostro ultimo giorno in città e ne approfittiamo per farvi vedere la stanza dove stiamo soggiornando. Lo stile è urbano ma molto cozy, i mobili in cuoio, il letto con la parte in legno, tutto molto rustico e anche un po' industriale. Ci sono le finestre in legno che danno sulla stradina con gli edifici che si affacciano uno sull'altro. La mattina filtra una luce bellissima, abbiamo tutti i comfort. Adesso andiamo per affrontare il nostro ultimo giorno in città. Siamo in coda per prendere i biglietti per entrare alla famosissima libreria Lello, diventata famosa per Harry Potter. È la prima volta che prendo un biglietto per entrare in una libreria. Adesso la libreria costa 4 euro, ma se comprate un libro vi fanno uno sconto di 4 euro, quindi praticamente avete il biglietto omaggio. Questo è molto suggestivo, davvero bello, è leggermente sovraffollato. No, ce la faremo mai. Improvvisamente tutti amano la cultura. Questa libreria ha improvvisamente subito un boom di visitatori e un boom di richieste e quindi per evitare il danneggiamento delle strutture è stato introdotto il ticket e questa soluzione. Siamo arrivati in uno dei più famosi mirador di Porto, da cui si gode di una vista privilegiata su tutta la città. È molto tranquillo, molto rilassante, le persone vengono qui semplicemente per ammirare il panorama. Finalmente siamo arrivati alla base di quello che è il Ponte Luiz I, che altro non è che il ponte che abbiamo percorso durante tutti questi giorni sulla cima e ci dicono che sia stato realizzato da Gustavo Eiffel, lo stesso della Tour Eiffel. E della canzone? Abbiamo oltrepassato il ponte e adesso ci addentriamo in questa vietta che è la via turistica che costeggia il fiume. Dall'altra parte della costa invece è possibile comprare e degustare il vino direttamente dalle cantine che lo producono e lo servono. E il tipico vino che viene fatto qui è ovviamente il Porto. Solo a me ricorda il logo della Rai. E i parcheggi, che definirli parcheggi in realtà è simpatico. Parcheggi male. Si conclude qui il nostro viaggio a Porto. È una città carina che merita sicuramente una visita, è comunque molto concentrata, quindi si possono vedere le cose principali in veramente pochissimo tempo. Ci siamo divertiti e la città non ha deluso le nostre aspettative.